Oh ragazzi, come vedete sono qui a Londra e oggi mi beccherò con un grande DJ, produttore, il grande Daniele Davoli per questa puntata di Flussi Creativi. L'intervista la faremo qui a South Bank, gli sto andando incontro, ci beccheremo a Embankment, cioè dall'altra parte del fiume, percorreremo il ponte e poi di conseguenza faremo l'intervista con Daniele Davoli a Flussi Creativi. Daniele. Buongiorno, come andiamo? Bene, te? Grazie per essere venuto fino a Londra, perché se aspettavi me che venissi in Italia stavi fresco. Infatti avevo pensato, visto che lo fate tutte a Modena praticamente, insomma nei dintorni, ho detto chissà mai se Daniele un domani, capito? Invece una volta all'anno qui... mangiare un piatto di cappellette, però morta lì. Ascolta, come stai allora? Sì, direi benissimo, oggi abbiamo trovato una giornata di sole a Londra, si sta bene. Stai facendo delle serate, no? Come mi dicevi. Siamo in partenza per il Sud America a metà di questa settimana, un paio di date, poi dopo abbiamo un paio di date in Inghilterra e via che andiamo, insomma. Quindi il discorso di Black Box è ancora lì, insomma, tiene botta, no? L'abbiamo rivisitato perché l'avevamo un po' abbandonato all'inizio degli anni 2000, anche perché un po' il genere era un po' stato dimenticato. Poi senza volerci, insomma, le mode ritornano. Alla fine degli anni 2000, verso il 2008-2009, hanno cominciato a chiederci ma perché non mi mettete in strada a suonare. Allora io ho richiamato Sciarvoni, che era la cantante con cui abbiamo fatto il secondo album, vero. che vive ancora a New Jersey, negli Stati Uniti. Ti andrebbe? Ma sì, dai, facciamo, andiamo. Abbiamo messo insieme il gruppetto, abbiamo un chitarrista, un percussionista, io ho la console, che sono le basi senza le strumentazioni che vengono suonate dal vivo, faccio i cori, il chitarrista fa i cori anche lui e la cantante canta dal vivo. Facciamo la classica mezz'ora, 40 minuti, a seconda delle richieste del promoter. Potremmo anche fare di più, ma di solito nel club vogliono la mezz'ora, 40 minuti massimo. E i pezzi che suonate sono, diciamo, Strike It Up? Sono le hit, Ride on Time, Don't Anybody Else, Everybody, Strike It Up, Fantasy, esatto. E poi abbiamo fatto un pezzo nuovo ultimamente perché abbiamo pubblicato anche un super best con tutto il materiale e le versioni che ci piacevano di più, anche magari più sconosciute, rimasterizzato, remixato. Che adesso state vedendo in sovrimpressione, poi dopo mi faccio dare. Esatto. Senti un po', ma la musica è cambiata, eh? Cioè soprattutto il genere dance che si faceva dai tempi. Ha fatto un giro a 360 gradi, direi. Però c'è stata una grossa riscoperta del genere house fine anni 80, inizio anni 90, guarda anche Calvin Harris negli ultimi 2 o 3 anni ha avuto un paio di hit internazionali enormi proprio con il genere anni 90, certo, si può dire ha preso un po' da noi, un po' suoni, come genere, non che abbia copiato per prima la del cielo, però c'è uno dei grossi riferimenti a Crystal Waters e altre cose, e c'è una grossa fetta di pubblico che apprezza. Io personalmente sono sempre propenso alle grosse novità, mi piace le novità, mi piacciono un po' le rivoluzioni culturali, però è chiaro che... Ma adesso una cosa che magari apro una parentesi, no? Cioè il disco Ride on Time, ecco, sì. È Ride on Time o Right on Time? Io penso di sapere qual è la risposta, però magari alcuni... Noi l'abbiamo chiamato Ride on Time perché pensavamo che Lolita Tavole dicesse Ride on Time. Ci siamo guardati e abbiamo detto sì, cosa dice? Ma sta cavalcando il tempo. Perfetto, Ride on Time. Mentre invece naturalmente lei diceva il campione Right on Time. quindi puntuale, sei una Right persona, on Time, sei arrivato giusto in tempo. Esatto. Ma e poi un'altra cosa, visto che siamo un po' stiamo parlando di appunto Ride on Time, quindi si parla dell'89-90, ecco, più o meno, no? Era quello lì il periodo. 89 89. Ecco, per chi è un cultore della house music, ovviamente quello era il periodo in cui l'house era proprio esplosa, era arrivata già abbastanza... Ma era esplosa per noi che eravamo nel mondo della musica.
disc-jockey o produttori. Per il grosso pubblico è stato l'inizio, direi, perché c'erano già stati degli esempi grossi prima di noi, tipo Sex Express o Cold Cut o Bomb the Bass, vogliamo fare degli esempi, però erano abbastanza isolati, cioè Pampa de Valion 2 anni prima di noi, però sì, sì. ce ne andava uno, poi dopo si tornava alla routine, Sì, poi ne andava un altro, si Sì. tornava alla routine, C'era- parlo delle classifiche. Certo, Mentre invece quando siamo esplosi un po' noi c'erano gli Snap, i Sense Music Factory, i Delight, cioè Esatto, ce n'era uno esatto. dopo l'altro, Anche tutte le perché- settimane ce n'era uno o due in Sì, classifica. sì, ecco. sì. Io ti volevo chiedere, visto che hai menzionato gli S-Express, il Cold Cut così, vorrei anche aggiungere i Beatmasters che sono Sì. di Londra, no? Ecco. Sì. Ecco, tu tra quei tre lì, no? Chi è che sbatteresti fuori da, diciamo, le classifiche del Aiuto, ma tempo? come si fa? È una Non cosa... so. Ma no, non si può dire la verità fare una cosa del genere perché Infatti. è legata al gusto personale, de gustibus non est disputandum, no? Quindi Cioè, imparate anche... i fans di S-Express naturalmente non lo vorranno escludere come i fans Certo. di Cold Cut, che guai chi lo tocca, Comunque quindi sia, esatto. cioè, è una cosa personale, direi che sono tutti e tre dei pilastri. ti volevo provocare un Della pochino. mu- Vedere no, se ma non mi usciva provochi perché qualcosina. io non mi metto contro dei personaggi di No, ma di questa infatti. levatura, cioè loro hanno innovato, quindi ci siamo un po' tutti ispirati a Certo, loro ma infatti- a suo tempo. Non puoi escludere uno per elevare un altro, hanno tutti la loro importanza, hanno fatto Erano loro dei, cose. insomma, erano abbastanza, come dire, erano dei pionieri, ecco. Ma io del devo dire la genere che verità, poi dei dopo- tre sono rimasto in contatto con Mark Moore degli S-Express, ci si vede ancora, ci si incontra avanti e indietro e lui ancora comunque fa la sua ricerca, produce, fa delle cose interessanti, non ha il successo che ha avuto allora, come poi non ce l'abbiamo più avuto neanche noi, però comunque fa delle cose interessanti. Col Cat non lo conoscevo di persona, Comunque loro facevano anche, ah no, stavo dicendo i Beatmasters, erano gli altri. sì. Sì. E sì, anche loro non li conosco di persona, quindi Beatmasters mi piacevano molto anche come erano come più freschezza, cioè, underground, andavano- se sì. vuoi, sì, gli altri mi piacevano molto. facevano più cose legate a canzoni commerciali, vabbè, però. Col Cut poi vabbè con People Hold On è stato anche quello lì proprio un pezzo. Parliamo un po' di te, dai, dei Black Box, perché ovviamente siamo qua per quello, quindi vabbè c'è stata Ride on Time, no? Il secondo era penso I Don't Know Anybody Else, Dopo Ride on Time bellissimo tra subito, l'altro, sì. mi piace molto anche perché se sentite il giro di piano non era il, come dire, il classico giro house, è vero? sì, Non sì, era quello. Noi vuol dire che ci siamo un po' avventurati e abbiamo detto ma sì, ma facciamo qualcosa di un po' diverso. E quello mi è piaciuto molto. Allora ci è come venuta quella cosa. cosa lì mentre strimpellavamo. Che poi ti dirò, cioè se tu ascolti, adesso non so voi, però se ascoltate quel brano lì, perché ovviamente Ride on Time ormai è diventato come patrimonio dell'UNESCO, cioè voglio dire, no? Possiamo anche, no? È un classico, è un sì, classico, sì, cioè sì, non c'è niente da dire, ormai quello lì è un disco che... Però se tu senti I Don't Know Anybody Else, io non so, a me comunque io torno indietro immediatamente a quel periodo, al Picchio Rosso, no? Cioè, per dire, perché andavo a ballare lì, poi Certo. ovviamente, cioè, quello era il momento, però mi porta proprio, è pazzesco come, hai capito, delle volte la musica, cioè, è proprio un... E Noi poi c'è, lo facciamo, dico, oggi come oggi è stato un po' dimenticato dai media, perché direi che cioè i nostri classici per le radio, le televisioni, quando ancora li suonano, sono Ride on Time, Everybody, Strike It Up e Fantasy. sono quelli lì. Sono quei quattro sì, lì. sì, ecco, infatti sto dicendo anche Però Fantasy. quando andiamo a fare i concerti dal vivo e suoniamo ad Anybody Else, la gente canta a squarciagola, quindi non l'hanno dimenticato. È che È un brano bellissimo, sì, sì. esatto, sì, era magari di tutti quello forse che ha fatto meno successo, e allora, per modo di dire, allora le radio tendono a ricordare degli altri, poi Con è una cosa soggettiva. la cantante era sempre Chevroni, no? Chevroni è arrivata dopo. È arrivata- ah ok, Sì, perché sì, poi sì. dopo c'è stato anche il discorso anche dell'immagine, no? Sì, sì. Che l'immagine era... Abbiamo avuto un'altra l'immagine per il ragazza. primo album perché naturalmente avevamo l'Italo e avevamo campionato, quindi cioè, non potevamo utilizzare la sua immagine. Mentre invece per il resto dell'album avevamo preso una cantante che era, non posso ancora oggi menzionarla,
però chi lo sa Sì, lo sì, sa, sì, 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 sì. perché lei era legata da un contratto e non Certo, poteva certo. fare l'immagine, allora abbiamo tenuto Catherine che era disponibile e comunque che aveva fatto un ottimo lavoro, perché poi in Italia noi avevamo un po' la cultura, come anche in altri paesi europei, di avere la ragazzi o il ragazzo immagine. Che poi C'era dopo... un disco cantato c'erano 10 dischi cantati da una persona con poi 10 dopo- visi diversi, Sì, un po' sì. come il doppiatore del Sì, cinema, sì, no? sì, sì. Mentre invece poi abbiamo capito quando siamo andati nei mercati inglese e nel mercato americano che era un po' una Cioè, cosa da pellegrini, era meglio lasciar stare. in effetti anche perché se facevi dei live, cioè poi dopo lì... Ma sì, poi anche, oppure non potevi... e poi non ti prendevano seriamente, dicevano ma cosa fai tu? Fai cantare a uno e fai esatto, mettere l'immagine a un altro, allora vabbè, se devi fare il video lo puoi fare, basta che dichiari che Sì, sì, chi sì, è ma lì che infatti... balla, che mima, infatti- non canta, che poi abbiamo fatto, però insomma la pretesa che non sta in piedi. E infatti poi quando si è trattato di preparare il secondo album abbiamo contattato Sciarvoni, che comunque era una cantante gospel di rispetto, lei era disponibile, era eccitata dal fatto che eravamo interessati e si è resa disponibile, ha filmato con noi in esclusiva, abbiamo fatto il secondo album, l'abbiamo promosso con lei e via discorrendo. Quindi adesso ci avete anche anzi prima di parlare di quello ti volevo dire, apro un'altra parentesi che però sono parentesi simpatiche. L'originale di Ride on Time era, cioè, io penso che sia quello, c'aveva l'etichetta nera Sì, aveva un'etichetta e nera c'aveva improvvisata. improvvisata era il campione vero e proprio, cioè Sì, era il campione che quello lì è dell'Italia. bellissimo. Oh, sai che non la sento più, cioè l'avete L'abbiamo, tirata via. l'abbiamo ottenuto perché allora ce l'avevano negata l'autorizzazione. Dopo l'avevamo fatto ricantare qui in Inghilterra e abbiamo pubblicato la versione ricantata. Dopo un anno che l'avevamo ricantato, finalmente si sono messi d'accordo le due case discografiche e ce l'hanno autorizzato, però l'RCA ci ha detto, l'etichetta con cui eravamo noi, ormai la gente È abituata gli interessa quell'altro e infatti per 20 anni abbiamo continuato, anche quando ci chiedevano per le pubblicità, ad utilizzare quello ricantato. È stato solo l'anno scorso, quando abbiamo imparato tramite un amico che è direttore della BMG UK qui a Londra, che avevano comprato il catalogo della Salso, quindi se ci interessava avere l'autorizzazione ce l'avrebbero data. Ho detto, cavolo, certo che sì. Allora poi quando siamo stati pronti per remixare e preparare il materiale per il Super Best, perché non abbiamo mai fatto un Best negli ultimi 20 anni, e allora abbiamo detto facciamolo con tutte le versioni rivisitate, abbiamo remixato i master che erano rovinati, perché sai, quando si registra su nastro magnetico tende un attimino tendono a perdere, allora quelli che erano rovinati li abbiamo remixati di nuovo e abbiamo contattato la BMG, la quale ci ha dato l'autorizzazione e infatti sul Super Best, quello che abbiamo pubblicato ad aprile di quest'anno, c'è la versione originale di Lolita. Ragazzi, è bellissima, cioè Quella con l'introduzione lunga dell'organo, sì, che sì, è stata la primissima versione, Sì. che pochi hanno, perché dopo poi da lì, quando c'è stato il successo, abbiamo pubblicato la versione su etichetta ufficiale e dopo c'è stato fatto un edit con un'introduzione diversa che era simile a quella del video. esatto, ma infatti a me la cosa che piace molto è anche il campione quando parte, no? Wow, no, quella parte lì è la voce totalmente originale diversa, era totalmente, infatti tutte le volte che io... aveva il turbo. Sì, si può dire di sì, perché però alla fine come avete fatto comunque un gran lavoro. Ragazzi, facciamo una piccola pausa e riprendiamo tra poco. Oggi abbiamo ospite il grandissimo Daniele Davoli dei Black Box. Stiamo ovviamente parlando un pochino del percorso sia tuo che Black Box, no? E di conseguenza così tu come DJ al momento non stai facendo, non stai suonando, sto lavorando molto stai facendo, poco. Sì, perché io ho fatto una scelta, mi piace la musica recente, ho sposato un po', la chiamo la chill trance perché ha interventi trance ma non è trance ed ha 120 battute, è musica abbastanza chill, cioè tipo non so, per farti l'esempio, mi piace Chiasmus,
Colch, Certo. anche Solomon, quelle cose lì, cioè musica che la clientela che mi chiama o il promotore che mi chiama vuole sentire suonare la musica anni 90. Io ti dico la verità, la musica anni 90 la suonavo negli anni 90 Ok. e allora se posso non la suono. Allora ho scelto di lavorare molto meno e quando lavoro mi chiamano e faccio quello che voglio fare, insomma. Certo. Ma tu, ad esempio, non so, crei dei mix su SoundCloud o Mixcloud? No, io o sono così molto, così da sentire un po'. sono molto pigro. Quindi, Ogni tanto faccio qualche post di qualche pezzo che mi piace, di qua e di là, su Instagram. Abbiamo la nostra Black Box Spotify Selection. ok, quindi questa qui la possiamo, adesso la vedete qui, E lì sentirete molto il genere. la musica come, cioè, lo propongo come Black Box perché abbiamo un buon seguito su Spotify e allora la propongo come Black Box anche perché a livello produzione e remix quando facciamo dei lavori come Black Box facciamo delle cose moderne, Certo. non facciamo delle cose che strizzano l'occhio alle anni 90. Quindi se voi andate ad ascoltare la nostra selezione su Spotify, la nostra playlist, vedrete quali sono i brani che io scelgo e che propongo in discoteca. E stai parlando di un canale YouTube anche? Abbiamo il canale YouTube dedicato di Black Box, perfetto. dove abbiamo le nostre produzioni, i nostri video originali, un sacco di remix che abbiamo fatto a suo tempo, ma anche cose che abbiamo fatto negli ultimi 5-10 anni, ad esempio remix che abbiamo fatto per gli LJ, un gruppo famosissimo inglese, per altri artisti, e quindi chi è un po' curioso e vuole saperne di più può benissimo andarsi a ascoltare, andare a vedere. Ok. C'è anche 2 o 3 video che abbiamo registrato di recente con la nuova cantante, abbiamo una nuova cantante di Black Box che si chiama Celestine. Bravissima, ci siamo un po' lasciati con Sciarmoni perché la scomodità, lei abita ancora a New Jersey e tutte le volte quando c'è da fare qualche esperimento, qualche prova o fare una seratina alla discoteca in Inghilterra, per lei poveretta doversi fare 10 ore di aereo andare e tornare, certo. Poi sa anche i costi, un po' tutto, i promoter storcevano il naso, allora c'era quello che aveva il grosso evento, ci chiamava lo stesso, che aveva invece l'evento, non so, il club con 800.000 persone, non ci stava dentro quei costi. Certo. Allora per grazia ricevute abbiamo incontrato questa ragazza che è bravissima, è giovane, disponibile e quindi ci siamo messi a lavorare con lei. Buono. Sono già 3 anni e abbiamo fatto materiale nuovo, anche lei comunque canta anche le canzoni, i nostri classici, andiamo avanti così. Quindi una sorta di un rapporto con la tecnologia ce l'hai, ecco, non è che... No? Sì, anche se io... Non sei, come mi dicevi, magari... Sì, no, ma io sprovinazzo con Ableton, quando vado in discoteca comunque uso la tecnologia, i Pioneer, i la classici. chiavetta? Sì, con la chiavetta. Sì, molta gente adesso va con i laptop, ma io preferisco la chiavetta perché con il laptop ogni tanto ho avuto delle sorprese, magari si può bloccare qualcosa, invece con la chiavetta non sono mai rimasto a piedi. È molto più sicuro. Non ho mai forato una gomma, ecco, diciamo. E allora mi fido di più, poi mi piacciono, mi diverto, quindi va bene così. Senti, coi social invece? Coi social sono un po' antisocial. Sì. No, abbiamo il nostro Instagram, naturalmente Facebook. Adesso poi dopo lo metto in sovrappressione, Esatto. così ti puoi... Grazie per il favore, così ci facciamo un po' di esposizione. Grazie a te per essere qua e esserti così, insomma, prestato a stare qui insieme a noi, ecco. Volentieri, Grande quando si può fare una chiacchierata a in Londra, dialetto, poi a Londra, volentieri. cioè, voglio dire. Quindi sì, sei sui social, insomma, c'hai un tuo, no? Non con una certa insistenza, ma con un minimo di regolarità, direi che ci facciamo sentire quando abbiamo qualcosa da dire. Certo. Non abbiamo questa insistenza, un giorno sì, un giorno no, tutti i giorni per forza, mettere la foto del nuovo paio di scarpe, Sì. o oggi mi sono fatta la barba, ieri no, anche perché la barba me la faccio poco. E quindi se abbiamo qualcosa da dire ci siamo, se no
aspettate che abbiamo qualcosa da dire. Ascolta, ma dopo tutto questo, no, io ti chiedo un'altra cosa, ma tu hai un sogno? Dopo tutto quello che ti è capitato a livello così artistico, musicale, così, hai un sogno che veramente magari... Beh, il mio sogno artistico, Anche no, beh, allora, per dire, il mio sogno artistico che è abbastanza irrealizzabile, perché mi rendo conto dei miei limiti, quindi sarebbe di poter lavorare e collaborare con Tom York dei Radiohead. Ok. Mi rendo conto che è un sogno che rimarrà un sogno, però, visto che me l'hai chiesto, io te l'ho detto. Mentre invece un sogno così, un po' più forse realizzabile, sarebbe quello di svegliarmi tutte le mattine con vista mare, cioè apri la finestra e c'hai il mare di fronte, in un posto dove quando fa freddo fa 18 gradi, ecco, il mio sogno è quello lì. 18 diciamo che è una tua... Come minimo, è il mio minimo standard esatto, accettabile. esatto. Vivo a Londra, che è sempre meglio di Reggio Emilia e di Modena d'inverno, ma anche d'estate, Anche devo d'estate, dire, direi, perché io io ragazzi, non soffro molto bene il freddo, ma non sopporto neanche il caldone, i 40 gradi io proprio non ce la ormai faccio. 40, cioè 30 li 38, sopporto, i 40 esatto, no. Mi 38 ci arriva bene ogni estate. Poi Ormai devo negli dire ultimi che a anni- Londra si sta bene, cioè i 3 mesi d'estate, quando fa caldo si sta bene, perché quando fa caldo, proprio caldissimo, 30 gradi, 32. sì, al massimo. Poi non dura una settimana. E poi, se non altro, non ci sono le zanzare, ragazzi. Cioè, Poc, questo Dici è poco? questo pazzesco veramente. Le zanzare sono una cosa che non so voi, però penso che io proprio me ne sono scappato. sì. Sì. Ma un tuo hobby, concludiamo magari con un hobby che hai, che coltivi, Vabbè, oppure... il mio hobby che ho da quando sono ragazzino, quando ho la patente, sono le auto d'epoca. Io ho cominciato a comprare i vecchi maggioloni cabriolet degli anni 70, li compravo a suo tempo all'inizio degli anni 80 per il milione e mezzo, e poi siccome facevo già il DJ, avevo magari un po' di tempo libero, andavo in giro per demolitori allora, oggi non le trovi più in demolizione, infatti. a comprare le parti, poi me li facevo, poi dopo pian piano, quando era finito, lo vendevo e ne compravo un altro, così. Ma c'avevi te un'officina? Cioè tu... Ma no, sì, avevo l'officina dove Ovviamente. potevo andare, e un po' a casa anche, avevo il garage di casa con i miei attrezzi, e poi pian pianino, allora facevo i maggioloni perché insomma il budget era quello lì, poi pian pianino sono arrivati i soldi, ho cominciato a fare qualche altra cosina, non so, la Mercedes di turno, la Porsche, o la Ferrarina, sempre stando nei limiti, perché Certo. le Ferrari Qual è stata più la Ferrari? piccole. Il Fer- Beh, allora io mi ero comprato la Ferrari Dino, che era quella che costava meno, oggi la Ferrari Dino è una da è quelle che bella. costa di più, però allora era quella che costava meno, perché era il livello d'entrata. Certo. L'ho tenuta qualche anno, me la sono goduta un po', poi dopo l'ho venduta. È chiaro che a Londra si gira in autobus o in metropolitana. Che comunque è rosso, quindi Eh. col Ferrarino. Ho perso un po' l'abitudine, perché qui l'auto dove vai? Ma infatti così a Londra, cioè, Mi piace l'arte, quindi vado a vedermi le varie mostre, a seconda degli artisti che mi interessano di più. Mi piacciono ancora i concerti, quando trovo qualche artista che mi interessa, vado volentieri. Quindi la musica, diciamo, Sì. pop di oggi la sopporti. No, non la sopporto. No, L'ultimo perché- concerto che ho visto sono stati gli LJ alla Royal Albert Hall, un mese fa. 2 settimane prima ero andato al Barbican a vedermi RYX, che io ammiro tantissimo, mi piace moltissimo. Se no è chiaro, aspettano i Radiohead, Cavolo, o Tom beh, lì York, è il tuo sogno. che si fa la seratina di qua o di là, se riesco la vado a vedere. Senti, il Flussi Creativi che abbiamo fatto con Herbie, lui ci ha dato un suo consiglio salutare, no? Che praticamente è di bersi un acqua e limone spremuta la mattina, che insomma lui fa a tutti. Insomma. Grande Herbie, io mi sono adeguato anch'io. Tutte le mattine la tazza tiepida con il limone spremuto. Spremuto. E tu invece cosa... Io lo faccio anch'io tutte le mattine, sì. E a meno che non rimango senza limone, e poi dopo comunque ho eliminato la carne, pollo, maiale e carne rossa,
mangio pesce, mangio verdura, mangio riso, non mangio il grano, cioè il pane classico non lo mangio il pane di segale, 100% segale, così insomma. Poi magari l'eccezione la faccio, ogni tanto devo dire, non so, se sono in Argentina la bistecca ci casca, non sono un vegetariano convinto al 100%, però cerchi di, insomma, lo sono al limitare. 95%. Certo. Magari quelle 2 volte all'anno mi mangio la bistecca, però è raro, è rarissimo. Anche perché mi dispiace un po' anche quando pensi all'animale, come viene trattato, abbattuto, come vive, se posso evito. Ecco. Devo proprio scivolare nella debolezza più assoluta per Per mangiare poi dopo, qualcosa del esatto, genere. esatto. Ascolta, a me ha fatto molto piacere, infatti volevo anche salutare Mirko e Valerio, perché ovviamente anche loro sono tanti anni che non li vedo. E ciao ragazzi. Mirko vive a Londra, quindi Guarda, anche lui. se lo sapevo, però magari lui non è... Lui ha come si dice, allergico alle telecamere, proprio quindi quando vede vedi. una telecamera scappa. Comunque Mirko, ti saluto, mitico. Valerio invece vive Valerio ancora a Correggio, lui Bene, un paesano bene, di Ligabue, non si sposta, non si schioda. Ottimo. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto, anzi sono sicurissimo che questa puntata qui di Flussi Creativi con il grande Daniele Davoli, Black Box, vi sia piaciuta. Io vi do appuntamento al prossimo video che farò sul mio canale, ovviamente anche al nuovo Flussi Creativi, che non vi dirò chi c'è, però ci sarà uno che... Daniele? Gianluca, mitico. grazie. Grandissimo, Come si dice dalle vostre parti, andoma modna, che lo puoi anche leggere alla rovescio, vuol sempre dire andoma modna. Everybody. Devo già la dischi, però vendi al supermercato, Candy Jagger, cioè allora non ti piace, no.